Manuela, ciao, eccoci. Ciao Ah, Elena. ciao. Benvenuta, prego, vai coi punti. Grazie. Allora, i miei punti sono allergia cutanea da sempre, da quando ero bambina, a livello praticamente da contatto, quindi a livello delle mani, che Mhm. gestisco adesso tranquillamente, però insomma ci sono stati degli anni in cui era molto più fastidiosa, ecco, però devo stare attenta a quello che tocco, a quello che, insomma, tipo detersivi, creme, cose così, devo stare attentissima. Ma anche i E metalli? metalli, sì, 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 io porto prevalentemente o l'acciaio o argento, l'oro non mi piace più di tanto, quindi devo stare attenta a tutto quello che è, Le insomma. monete? E le monete, non me le tengo addosso, per cui non lo so, dovrei provare. Cioè, le tocchi, il rame, il No, no, nickel? no, no. Beh, nickel sì, le cose cromate, ricordo all'epoca erano venute fuori la cromatura, per cui nickel in generale, ecco, i metalli non nobili, ecco. Mm. Bene, punto 2. Punto 2, io volevo fare il liceo linguistico, volevo studiare lingue, abitando a Macugnaga avrei dovuto scendere a Domodossola e in quel periodo sembrava che, non so, aspettassero tutti una Manuela Burgener che scendesse dal pullman e che tutti le saltassero addosso. Quindi i miei me l'hanno vietato, soprattutto mio padre. Di Mi hai detto conseguenza, il cognome in Burgener, registrazione. sì? Nella registrazione non ci sono problemi. In che senso? E qua stiamo registrando. Ah, ok. No, no, vabbè, ma non importa, va bene. Sì? Comunque, Sicura? ma sì, tanto. Se vuoi, dai. C'è una mia omonima in Svizzera, quindi al limite. Va bene. Però Proprio omonimo, omonimo. ti ricordo che stiamo registrando, quindi ricordo Ok. bene che se devo fare pipi anche no. Quindi No, no, tranquillo. ma va bene, tanto. Ma- quindi non hai studiato lingue, cosa hai studiato? E mi hanno indirizzata su perito aziendale corrispondente lingue estere, che chiaramente prima era perito aziendale, quindi tecnica, matematica e quant'altro, a me non interessava, cioè non ci capivo una mazza, quindi niente, ho praticamente venivo bocciata e quindi poi sono andata. Ho fatto poi una scuola professionale che è quella che mi dà da vivere in realtà, perché io poi da 31 anni ho un'attività in proprio e lavoro. Adesso, vabbè, con questa situazione è un po' un problema, però riesco a stare a galla al momento. Mm. Ma mi piace molto l'inglese, mi piace ascoltare musica in inglese, poi non capisco quello che ascolto, ma non importa, qualche parola la capisco. Se devo tradurre mentre leggo, va bene, lo faccio, l'ascolto diventa più difficile perché non ho mai avuto l'opportunità di andare all'estero per imparare sul campo la lingua. Però mi piacciono tantissimo le lingue in generale e sono portata, quindi questa cosa mi è stata un po' impedita e mi dispiace. E niente, quindi vorrei capire anche perché faccio il lavoro che faccio, perché ho scelto poi di fare prevalentemente la pedicure, perché io lavoro prevalentemente come pedicure curativa, quindi ho a che fare con persone che hanno problemi e vabbè, insomma, cerco nel mio piccolo fino dove le mie competenze possono arrivare nell'aiutarle. Ecco. E questo è quanto per quanto Ecco, riguarda il secondo punto. tre. E poi Numero 3. dimmi. No, punto numero Sì, 3. punto numero 3, io ho scoperto una casettina che mi interesserebbe e si trova nel comune dove vivono i miei genitori. Non E ci sono un po' diciamolo. non lo diciamo. Ok. Se qualcuno di lassù vede, sa benissimo chi sono, comunque non importa. Questa casetta però ha dei problemi da parte di chi la vende, insomma ci sono delle problematiche legate a loro e devono risolvere. Io quando ho parlato di questa cosa un mesetto fa in famiglia, io vivo da sola, quindi ne ho parlato con i miei familiari,
I miei genitori subito mi hanno dato contro, fai un buco nell'acqua, soprattutto mio padre mi ha fatto una telefonata il giorno dopo, tu non sbagli su tutta la linea, non va bene, una cosa e l'altra, e io mi sono un po' arenata in questa cosa, quindi ho, diciamo, fatto una proposta molto in ribasso all'agenzia che chiaramente non ha accettato, non l'agenzia ma i proprietari, però io questa casetta ce l'ho qua, nel senso che mi sento, ecco, È portata un'ipoteca però, verso... Dimmi? è un'ipoteca. Sì, un'ipoteca e poi anche una sanatoria perché hanno fatto delle... loro l'hanno ereditata ma senza sapere che non fosse stata sanata. Mm. E quindi insomma ci sarebbero tutte chiaramente le cose che devono fare queste persone prima di venderla, è ovvio, non spettano a me. Il punto è che questa casetta si trova in una posizione particolare del comune, vicino a un nostro bosco, che a me piace tantissimo. Quindi tu E che uniresti il bosco tuo a una casetta che è lì vicino. e rimarrebbe proprio lì sopra il Mm. bosco. Ed era un frutteto del mio nonno paterno, materno, scusami, quello che vorrei chiamare in eterico, che non ho conosciuto, e mi piacerebbe anche, ecco, sentire Va il bene, parere noi non del nonno. vedremo questioni legate a ipoteche, vedremo No, se no, 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 la no, causa esoterica della cosa c'è o esatto, non c'è, se c'è una fattibilità, se c'è perfetto, un'indicazione. Ok. Anche perché non è questo sì. un'agenzia questa, no? No, no, Immobiliare. no, ma è proprio quello che volevo capire, visto che io questo nonno non lo conosco e stranamente questa casetta è proprio lì sotto, no? Questa sensazione, proprio io quando vado lì ci sto benissimo e voglio capire se la mia direzione sia quella giusta o se invece no, ecco, in questo senso. 4. Quattro, ecco, tutto quello che è rumori forti, scoppi, porte sbattute, anche quelli che hanno le suonerie altissime dei telefoni, tutto quello che è rumoroso in maniera eccessiva, anche quando vai in quei luoghi dove c'è troppo brusio, tutti alzano la voce, non riesci a parlare con chi hai di fianco, con chi hai davanti, mi innervosisce, non mi piace e quindi mi distrae anche se sto facendo qualcosa. Questo. Il quinto è stata una cosa più di pancia, forse, che ho inserito tra i punti, perché era appena successo. Mi è stata fatta questa richiesta proprio di fare questo regalo a loro per Natale, cioè di vaccinarmi. E io mi sono sentita come se mi fosse venuto dentro non lo so, sai i giocatori di rugby che ti vengono addosso con la testa e che ti buttano per terra? Ecco, è stata così la sensazione. Sono stata proprio male, male tutta la settimana. Io ho detto chiaro e tondo perché ho avuto una reazione molto forte. Io ho detto, guarda, io non farò mai questa cosa, neanche sotto tortura, anche se dovessero impormelo per il lavoro, io piuttosto faccio andare a ramengo il lavoro, non mi interessa, io questa cosa non la farò mai. E quindi davanti al mio atteggiamento, insomma, così di chiusura, vabbè, chiaramente non mi potevano obbligare, ma ho rincarato poi la dose la settimana dopo, io ho fatto avere a loro i loro regali di Natale perché eravamo sotto Natale e quando se li sono trovati non c'erano in casa loro, li ho portati io. Mi hanno poi chiamata, ma come abbiamo trovato i regali? Dico sì, perché io a Natale non ci sarò con voi, ma come, ma come, ma come? Dico no, perché il discorso che è stato fatto, non vorrei mai che poi vi venisse anche solo un raffreddore, poi risulto io la colpevole, non mi sta bene assolutamente. Io non farò mai questa cosa, per cui me ne sto a casa tranquilla. Ma no, ma figurati, insomma, hanno forse capito che si stava creando una frattura più grossa di quello che Ok, nonno non materno lo so, cioè, disincarnato. è tutta assurda sta faccenda. Eh sì. Nonno materno si chiama Angelo, si chiamava Angelo,
E ecco, io non l'ho conosciuto, è l'unico nonno che non ho conosciuto e, e- e la mamma, peraltro è morto quando lei era giovane, qualche anno prima che nascessi io, e quindi anche per questa cosa legata appunto a questo bosco, a questa casetta, mi piacerebbe sapere, niente, parlare, vedere che cosa ha da dirmi lui, se ha da dirmi qualche cosa. Ecco. Ok, direi che iniziamo. Ti Mhm. disattivo il microfono, Manuela. Ci sentiamo dopo. Ciao. Abbassami un pochettino l'inquadratura, Sì. che vedo. Tanto cielo. Poi se arriva il gatto, bisogna vederlo il gatto. Sa che è fuori. Ecco. Bene, conto da 5 a 1. Scendiamo, connettiti a Manuela. 5, 4, 3, 2, 1. Mm. Allora mi appare lei, che però è un uomo, è un addestratore di cavalli ed è in sella a un cavallo marrone e arriva così e mi fa vedere che sta addestrando dei cavalli nel suo ranch. Ok, Manuela, ti ho visto un po' sconvolta sul tema cavalli, come se ti piacciono o non ti piacciono, per niente, ok? È un tablet, sì, non dovresti avere problemi. In basso a destra vedi il tasto chat, se lo tocchi puoi scrivermi qualunque cosa. Ok, non ti piacciono. Bene, è un addestratore di cavalli. Mhm. Causa, ti dà l'autorizzazione, Manuela? Sì, Causa di esoterica di questa visualizzazione di una vita precedente, alla luce del fatto che a Manuela non piacciono i cavalli. Ah, le piacciono. Le piacciono. sì, quello che è come se lì, quando era uomo, come addestratore dei cavalli, lui riuscisse a parlare ai cavalli, ma me li fa vedere, mi fa vedere questo momento perché è come se ogni cavallo che lui addestrava gli portava qualcosa nella sua vita da imparare. Era come se gli mandasse delle informazioni per la sua vita di tutti i giorni. Era come, c'è un esempio, è tipo, vedo che aveva avuto in quella vita degli scontri con la mamma e non riusciva a trovare la soluzione e addestrando un cavallo gli sono arrivate delle intuizioni e delle informazioni per far sì di riuscire a sistemare la cosa con la mamma e ha trovato la via per riappacificarsi, quindi ha trovato la giusta comunicazione attraverso l'addestramento di uno specifico cavallo e ogni cavallo, diciamo, arrivava e lo aiutava a trovare le intuizioni e le soluzioni per le cose della sua vita. Ok, Manuela ha una capacità medianica
legata alla parlare ai cavalli? Sopita? Lì ce l'aveva, sì. Sì, sì. E in questa? In questa potrebbe assolutamente ritrovarla con l'allenamento. Deve solo rispolverare quello che sapeva già fare nell'altra vita. Vibrazione. Mi è arrivata, scusa, un'altra immagine Sì, mentre sì, sì. dicevo questa cosa. L'ho vista vicino a dove lei vorrebbe andare a abitare. Vedo che c'è un posto dove ci sono dei cavalli e lì lei potrebbe riprendere le sue capacità. La vedo tanto lì. Anni fa mi scrive, ha fatto un corso sulla doma dolce. Ah, ecco. Vabbè. Vibrazione. 53 miliardi. Però, percentuale di consapevolezza. 148. PSP. 39, 61. Vite precedenti. 1923. E cervello. 9.2. Sì. 9.2, 9.3. Ok. 3. Ok, Manuela è interferita. Allora, sì, questa serpente e un falconiforme. Poi vedo, è come se lo vedessi in lontananza, Odino. È come se l'avessi cioè non è come se, l'ha interferita fino a, posso dirti, circa 1 anno e mezzo fa. E poi lei con le sue evoluzioni, le sue esperienze così è riuscita a sganciarlo, ma è lì in agguato, diciamo, nel senso è come se stesse aspettando nuovamente il momento per interferirla di nuovo. Come se non si fosse arreso, no? Vabbè, Modino c'è per tutti, quindi. Sì, sì, però lo vedo lì vicino, no? Con questo intento. EDL. 2. Mentali. Oggi non siamo schematici. Ce n'è una di livello 1 e una di livello 3. 1? Bellissima. Mai vista una da 1. Una volta sola Sì, forse. forse una volta. Vai, bullizziamola, andiamo lì, analizziamola, intanto la spingiamo un po' e diciamo: ma come sei vestita? Ma come porti quei capelli? Ma guarda questa, hai portato il litro di latte? La sai la cosa del litro di latte? No. E, i bulli tipo napoletani obbligavano i secchioni ogni giorno a portare un litro di latte che poi loro portavano a casa perché avevano delle famiglie disastrate e serviva per la colazione di Ah. il giorno dopo. Ma Non so, fosse un film. Scrivete nei commenti se qualcuno si ricorda qualcosa. Va bene, la 1 che fa? allora, è quella che ogni tanto le mette il dubbio direi in generale, no? Cioè, la vedo molto
diretta nelle sue decisioni, nella sua via, cioè va molto libera. Uh, mm. La vedo molto libera, nel senso non è che dice prendo quella decisione e paro i colpi, no? Quindi magari cercano di farmi cambiare idea e io li spingo via, no? Di solito lei vedo che ha un obiettivo e va e lo fa, no? Proprio molto liscia. Ogni tanto ha questi dubbi, questi lievi dubbi che la fanno rallentare un po', ecco. Quando è apparsa la 1? Allora, prima era 3, poi è diventata 2 e adesso è 1. È apparsa intorno ai 15 anni. Ok. Quando più o meno è diventata 2 e quando più o meno è diventata 1? 2 intorno ai 28 e 1 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa più o meno. Numero 3, beh, d'altronde una che sta a 53 miliardi all'inizio, ma un po' corazzata lo è, no? E già un lavoro grosso l'ha fatto su di sé. Sì. 3, cioè l'altra entità mentale. Allora, l'altra entità mentale è come se la è come se la agganciasse, ti descrivo quello che vedo. Allora, vedo Manuela e vedo l'entità mentale che è come se le stesse sopra, ok? E mette tipo 2 ganci di fianco a lei che è come se correggessero un po' il tiro della sua direzione, no? Quindi se è troppo centrata con sé, questa entità mentale è come se le crea davanti delle cose, degli ostacoli, delle interferenze, vabbè, sì, proprio degli ostacoli nella Matrix. Quindi, come per esempio la cosa della casa, no? Le crea degli ostacoli per cercare di frenarla perché sta andando proprio verso, è molto forte verso la sua evoluzione, quindi questo è un modo per frenare la sua via. E queste esperienze che le vengono messe davanti, questi ostacoli che le vengono messi davanti, creano nella mente abbassano le vibrazioni perché vedo che aspetta, cerco la parola dell'emozione che Quale emozione? Negatività, direi, nel senso, sì, negatività in generale, cioè è come se le fanno vedere quella cosa che sta facendo un po' più buia. Negatività, direi un po' di negatività, ecco. Sì. Ci sono contatti tra queste entità mentali e EDL? Sì, l'EDL, ci sono 2 EDL, uno dentro e uno fuori, che sono collegati col serpente, entità mentale di livello 3 e il serpente. Perché? Perché il serpente crea le situazioni insieme alle ADL, quegli ostacoli, crea gli ostacoli nella Matrix. Ok, ci sono impianti. Questo impianto che è una specie di, direi, piano con 2 braccetti di fianco nella testa, è tipo sì, come se fosse una barra di metallo piatta con 2 gambette di fianco, no? In mezzo.
Allora, l'ho già visto prima, nelle mani non so se... Sì, è una specie di... è come se ci fossero due impianti sui palmi delle mani, ok, Mhm. ma ho visto prima mentre descriveva che è come se... cioè lei anni fa, eh, durante la notte, ehm, le è stata fatta un abduction, ma la sua PS si è accorta, no? E, mh, e mentre si è accorta, vedo che ha preso in mano una loro sfera Mhm. di energia. Vedo questa sfera luminosa con proprio come se avesse la corrente. E vedo Manuela che in eterico ha provato a prenderla, a toccarla e mentre l'ha toccata, qua gli si è creata proprio questa specie di rete Mhm. nei palmi ed è quello che le provoca l'irritazione quando tocca i metalli e queste cose. Va bene, ci sono solo Mhm. questi, quindi. Sì, Nome progetto, elettrificazione. perché? Perché hanno provato a vedere se tramite i metalli, Mhm. lo vedevo già prima, è proprio tramite i metalli nell'organismo di una persona, cercano di abbassare le vibrazioni e tramite i metalli fare un collegamento diretto a distanza, direi, con questa base che c'è nel cosmo. Vedere se riescono a prendere direttamente ad abbassare le vibrazioni per poi riuscire a prendere l'energia. Con Chi, Manuela ovviamente non ci sono riusciti, però. chi ha deciso questo nome? C'è questo siriano che è co- il direttore di questa base, è quello che coordina tutti i movimenti, le interferenze e le abduction. Mhm. Però al di sopra vedo che allora c'è è come se allora c'è tipo un gruppo di persone, 10, cioè scusa persone, no persone, 10 siriani Mhm. sul Sirio che sono come se fossero i capi, no? Quindi quelli che decidono tutti i movimenti, tutti i progetti e tutti gli sviluppi dei loro esperimenti, ok? E si sono affiliati, a volte collaborano con Odino, quindi in questo caso vedo che sopra a questo siriano di questa base c'è anche Odino. Ok, quanti sono questi siriani? Sirio è un pianeta o un insieme di pianeti? C'è Sirio che è il pianeta più grosso Mhm. e poi c'è tipo un aggregato di pianeti vicino più piccoli dove vivono altri siriani. E in tutto quanti sono questi siriani? 20 milioni. Ok, facciamo 20 milioni di uomini energia, ognuno assegnato a un siriano. Visto che oggi mi hanno scritto un messaggio di commento su YouTube
un po' particolare di una sviolinata sui siriani che sono bravissimi, immortali, hanno una tecnologia fantastica, fanno questo e quell'altro. Ebbene, che si godano il loro abbraccio eterno con Uomo Energia. Visto che sono così bravi, facciamo loro un regalo di compleanno, il regalo di laurea. Io non l'ho ricevuto, quindi se lo ricevono loro. Mm. Mhm. Mhm. Che succede? Ehm, Nella fase dove facevano le abduction anche di Manuela, mentre gli uomini energia abbracciano questi siriani, va in cortocircuito anche tutto il laboratorio. Vedo che ci sono le scintille, no? Proprio va tutto, passa questa energia anche sugli strumenti e su tutta la parte tecnologica di quel posto. Vai avanti di un anno, vediamo cosa succede. Sono ripartiti su un'altra, hanno fatto un'altra base, hanno fatto altri computer, c'è altra tecnologia, hanno provato a mettere delle protezioni. Per evitare che venga bruciata dai nostri uomini energia. Tra un anno? Mhm. Allora, mettiamo un uomo energia che abbraccia ogni tipo di macchina, computer, macchinario, già oggi. E torniamo tra un anno, vediamo cosa c'è. Allora, c'è questo posto dove in teoria volevano rifare il laboratorio, ok? È come se loro avessero questa tecnologia che dà l'informazione al posto, Mhm. ok? Che se viene distrutta quella cosa viene ricreata. Viene ricreata, poi loro arrivano e la proteggono, ma avendo messo l'uomo energia che sta lì sempre, inizia a ricrearsi e poi non finisce, cioè come se implode, torna dentro. Vedo questo enorme spiazzo con l'uomo energia, questo coso che cerca di crearsi come se si stessero creando i muri. Ok, ma con l'uomo energia torna giù e implode, e poi dopo un po' riprove e implode. Quindi siamo riusciti a bloccare la nuova creazione di questo posto. Benissimo. Causa esoterica dell'allergia cutanea, l'abbiamo già vista. Mhm. Sì, L'impianto. sì. Causa esoterica dell'essere stata soggetta all'impedimento di studiare quello che voleva, le lingue. Allora, sì, l'interferenza di suo papà ha fatto sì che lei non andasse avanti con quello che voleva in realtà fare, quindi ha fatto tutt'altro. Questa è stata scelta dalla sua PS. Questa esperienza è stata scelta dalla sua PS con varie opzioni, nel senso si è messa davanti all'esperienza e poi ha cercato varie soluzioni, tra cui quello di fare altro, e ha fatto altro. Nel senso è come se la PS non avesse previsto le infinite soluzioni che c'erano, quindi avrebbe potuto magari dire, cioè fare in altra maniera, quindi magari
andare lo stesso, comunque trovare altre strategie, no? Ce ne sono Mhm. infinite. Invece la PS ha visto solo o vado col permesso oppure faccio altro. E quindi col permesso non c'è potuto andare, quindi ha fatto altro. Ha avuto vite legate all'Inghilterra o all'America o un altro A paese anglofono? America, sì, sì, quello dove il ranch era in America. Lei era donna o uomo? Uomo lì. E veniamo alla casetta in Canada. No, la casetta che trova, di cui si innamora e che per caso è vicina a un terreno suo, di sua proprietà o di famiglia. Anzi, del nonno, che fra poco chiameremo. Sì, gli ostacoli sono stati messi appunto dal serpente, gli EDL e l'entità mentale di livello 3, eh, per evitare la sua evoluzione. Allora, quello che io vedo, allora, in quella vita là dove era addestratore di cavalli, allora, parlava americano e comunicava con i cavalli e quindi il fatto che lei possa andare lì, cioè, lo vedo proprio come una svolta incredibile e quindi le entità stanno cercando di ostacolarla in tutti i modi perché potrebbe tornare, cioè come se le rivenisse in mente, come se tornasse a parlare l'inglese quasi come se fosse la sua lingua Mm. madre. E poi vedo Mhm. che riuscirebbe nuovamente a comunicare con i cavalli. E lì farebbe un salto evolutivo molto, molto grande. Sì, la vedo proprio lì sempre molto serena. Ok, però la casa sì o no? Cosa dice la PS? Ci sono degli ostacoli, degli impedimenti, delle ipoteche? Allora sì, se però, cioè, mm, con quegli impedimenti lì, cioè con quell'energia lì di questi impedimenti, no, non so come dire, cioè sembra quasi scontato, no? Quello che sto dicendo, nel senso che è ovvio che non la può prendere con questi impedimenti finché loro non sistemano, no? Mhm. Però è proprio a livello energetico, anche se ci fosse una soluzione, un modo per prenderla anche con anche con questi Problemi? problemi legati agli attuali proprietari, la PS dice no, perché a livello energetico è come se lì rimanesse. Vedo proprio che in questo momento con questi impedimenti è come se ci fosse un circolo di bassa energia, di vibrazioni basse, colore nero. Ok, quindi lei entrerebbe con queste basse vibrazioni e poi sarebbe difficile riuscire ad alzarle, nel senso la fatica sarebbe immensa. Quindi se gli ostacoli sono risolvibili, ok, sì, se no eh, qualcosa di fianco, oppure cioè sempre vicino al bosco, la vedo sempre in quella zona lì, ma con la possibilità anche di altre case. Sì, la zona, ma la casa può anche cambiare. Ok. Manuela, io te lo dico da alcuni minuti, almeno 10, non ti vedo la tua immagine. Non so per quale motivo, ma se mi fai gesti, ok, io non ti vedo. Tutto qui, eh? Non accendere il microfono, mi raccomando, ok. Ok, causa esoterica della intolleranza a rumori forti, secchi, rumore di motori, luoghi affollati con quel brusio di fondo molto alto di volume. Sì, è quell'impianto lì che ha mentale. ehm, dà proprio fastidio. Allora, la PS è come se eh, pe- mm,
direi quasi come se prendesse l'occasione dei rumori forti così per far notare a Manuela che c'è qualcosa di troppo, no? Che c'è qualcosa lì che non ci deve essere. Mm. Era come se la volesse mettere, come se le volesse far vedere che lì c'era qualcosa che deve essere tolto, ecco. Lo vedo proprio nelle È un orecchie, dà impianto. fastidio. Sì. Mm. Mhm. Bene. E infine chiamiamo il nonno materno. Disincarnato, o tale aura. Allora lo vedo, è arrivato sorridente, robusto, e sorridente gli porta, è arrivato con una torta fatta da lui, una torta per Manuela. Mhm. Mm. Gli ha portato la torta perché lui è orgoglioso di quello che sta facendo, vede la sua forza, la sua grinta ed è orgoglioso, anche come se volesse festeggiare questo suo traguardo, lo vede come un traguardo. Il fatto che lei sia arrivata a chiamarlo, ok, quindi Mm. che dietro c'è tutta la sua parte evolutiva, tutta la sua parte di consapevolezza, quindi che è arrivata a fare la sessione, lui la vede proprio come un traguardo e vuole festeggiare, come se volesse festeggiare insieme a lei questa cosa. Ok, perché non lo fa? Uh-huh. Sì, le ha volato la torta. Poi l'ha presa, ha appoggiato la torta. Vabbè, in eterico io vedo che come, cioè, si è materializzato tipo un tavolino, no? Ha appoggiato Mhm. sulla torta, l'ha presa per tutte e due le mani e adesso la sta facendo ballare per mano, con le due mani. Canticchiano insieme. Mm. È una bella scena? Sì, bello, bello. Come se, Ok. come, lui mi dice come quando era piccolina che ci divertivamo assieme. Mhm. Il nonno è quello del bosco, vicino alla casa, quello ipotetica, giusto? Era il proprietario. Penso sì. Manuela, scrivimi un sì perché io non ti vedo. Perché questa coincidenza? Vuole dire il nonno o la PS di Manuela? Quale coincidenza, scusa. Che la casa che le interessa è proprio quella Ah, adiacente al terreno del nonno. lei sente l'energia, lei sente che lì c'è l'energia, a parte le difficoltà in questo momento, ma lì sente che è l'energia che c'è vibra alla sua stessa frequenza vibratoria. Si sente molto, molto armonica con quel posto lì. È proprio come se fosse il posto ideale per accedere al bosco e non lo so cosa c'è lì, c'è tipo un prato o comunque dei cavalli vicini o un posto dove lei potrebbe mettere dei cavalli o un cavallo. Non lo so, Monica, scrivimelo. Mhm. Mhm. È proprio un... Sì, vedo che dove c'è la casa, tipo io vedo qua c'è la casa, Manuela. a destra c'è il bosco e è come se a sinistra vedessi questo prato dove lei potrebbe tenere un cavallo o dei cavalli o ci sono dei cavalli vicini. Ok, era un frutteto, adesso è un bosco. Vabbè, tutto può essere, insomma. Mm, Va bene. Quanti altri disincarnati sono venuti delle generazioni di Manuela? 57. C'è un maneggio vicino. Ah, 57. infatti. Ok, li salutiamo.
Se vuole aggiungere qualcosa il nonno, e questo è il momento, se no salutiamo anche lui. Ti do un forte abbraccio e la saluto e la ringrazio. E poi va. Benissimo. Allora salutiamo, chiudiamo il portale. Mhm. E vabbè, il quinto punto... Ok, il quinto punto non è così importante perché più o meno sempre la stessa cosa, sui Cinivac, la famiglia sì, lei no, io non ho niente da vedere. Però Manuela, mentre... Scusa se ti ho chiamato Monica prima, Manuela. E la fiamma? Lo chiediamo? Mentre ci pensi e mi scrivi sì o no, vediamo l'attuale vibrazione di Manuela. 123 miliardi. Ok, chiamiamo se c'è la fiamma di Manuela. Sì? C'è? Sì, è una donna in Val d'Aosta. Ok. E Hai Manuela, sentito anche avevi il tu quella microfono? voce? Sì, è Manuela col microfono acceso, che adesso te l'ho disattivato, Manuela. E puoi scrivermi se ti piacciono le donne, non so, magari, non so. Ok, sta sentendo questa donna la connessione in questo momento? No, le piacciono gli uomini. Ah. Quindi chiediamolo alla PS di Manuela. Vuole la fiamma? Perché con le attuali condizioni non c'è la fiamma come, cioè c'è la Ideale. fiamma, ma non c'è la fiamma come relazione. Quindi Manuela, se vuole, può cambiarla. E Manuela non è altro che la sua anima, che è la sua PS. La PS quindi è oggi e adesso chiamata al banco degli imputati. La vuole? Perché ridi? L'ho chiamata al banco degli imputati, mi faceva ridere quello. Esatto. Allora, è Tu sei la come se giudice. prima volesse tastare l'energia da lontano, non so come dire. Cioè, vedo allora la fiamma Mhm. che ha un estremo desiderio di collegarsi a Manuela, ok? E vedo dall'altra parte l'idea di Manuela, ok? E la PS che è trascinata là perché l'altra metà andrebbe là, ma è come se guardasse dall'esterno questa cosa e volesse valutarla dall'esterno. La fiamma in generale, non la fiamma donna, è proprio tutto il collegamento fiamme. Un po', direi, Un po'? non voglio dire parolacce, le dici tu di solito. No, sei tu che le dici le parolacce. Ma no, sai che non ho capito? Allora, è come se non riesco a spiegartelo. È come se la PS di Manuela Mm. vedesse la possibilità del collegamento fiamme, quindi è per quello che adesso è donna, perché in questo momento non ha voluto cercare il collegamento, ok? E in Mm. questo momento che gli abbiamo fatto vedere che c'è una fiamma donna, quindi la possibilità del collegamento, lei è come se guardasse questo processo dall'esterno Mm. e lo scrutasse dall'esterno prima di decidere se vuole creare l'intento di cercare una fiamma uomo oppure no. Va bene, tradotto in altri termini, 2022 è l'anno delle fiamme. Quelli che vogliono abbracciare questo intento sono anche chiamati a
ovviamente non pensiate che io stia per dire compiere la missione, salvare il mondo, perché non è così. Ognuno salva se stesso, a fare finalmente un grande percorso personale, individuale, che Mm, poi, se tanti fanno tutti insieme, può portare delle conseguenze positive, per quelli che lo fanno, in sostanza. mm, Ma è un percorso personale. Non è assolutamente. un film di Hollywood, non c'è una missione, non siamo dei soldati in Supereroi. missione, i supereroi Eh, sull'aereo con la missione kamikaze suicida. Non è così. Smettetela di dire cos'è la mia missione. Basta, non se ne può più della missione. Missione sì, signor, sì, signore. No. Volete fare i militari? Andate nell'altro gruppo. Non puoi dire queste cose, Elena. No, ti avevo detto di non dirle. Poi viene quella lì ignorante a rompere i coglioni, non dire parolacce. L'abbiamo sistemata un paio di giorni fa per un po', stava lontano. Poverina, chissà se si tinge i capelli, che si stanno già imbeccati tu. Come sei volgare, Elena, non dovresti darti un contegno. Che peccato che non vedo la faccia di Manuela che ride magari. Senti, quindi, questa Mhm. PS che si è fatta presa la ramanzina, che fa? Atterriamo un po' di multiversi, andiamo a vedere se Uh, c'è in un altro no, multiverso. no, ha già deciso, è qua. Ah, L'ha spostata. io conosco una persona che ha trovato la fiamma in una settimana. Eh, Fatevi i vostri conti. l'ha spostata Basso Piemonte, uomo. Pensa a te. Cioè, ma mentre tu Questa dicevi, ma allora questa PS ha fatto boom, cioè ho proprio visto che è come se c'è, cioè, aspetta, te lo devo descrivere perché è incredibile. Allora, prima lo guardava da fuori questa cosa, no? Quando tu hai detto così, si è inserita, è come se la PS fosse entrata nell'idea di tutto il processo fiamma dalla parte di Manuela, ok? E questo collegamento si è proprio spostato, quindi Val d'Aosta, Basso Piemonte, in un uomo. Così. ti faccio una proporzione. Non devo sbagliarmi. La fiamma, la relazione con una fiamma sta a una relazione normale, classica. mm? Mm. Relazione con una fiamma sta a una relazione d'amore classica. eh, Come l'unione sta alla relazione, come un congiunto, avere un congiunto, congiunta, ehm, sta a un partner. mm? Quindi la fiamma è unione ed è il congiunto. La relazione normale è una storia d'amore normale, è una relazione, quindi ci si relaziona, si è paralleli, vicini, ma non Mhm. uniti, Mhm. e, e si ha un, qual è l'ultima cosa che ho detto? Partner. Si ha un partner, Mhm. che poi Quindi si ha un un partner, compagno di vita, cioè, sì, c'è un che partner viaggia d'affari, parallelo. Ecco. partner di vita, un partner di intenti, un partner di che ne so, no? Quindi evviva tutte e due, però c'è una bella differenza. Nel Mm. caso della fiamma è proprio la traduzione, e questo lo devo a questa persona che ha trovato una fiamma in una settimana. La parola congiunto è interessante. Il congiunto, cioè si congiungono Mm. e sono uniti. Mm. Mm. Il mio compagno, la mia compagna, il mio congiunto, la mia congiunta. Quindi Basso Piemonte, quindi manco tanto lontano. Mm. Quindi vi diciamo delle tre categorie delle fiamme, lei adesso dov'è? Nella 3. Sì, sì, nella 3, nella 3. Molto bene. Eh, Mentre facevi questa proporzione, ho sentito, cioè, mi viene proprio da fare anche questa differenza. Quando trovi la fiamma, è come se le emozioni le senti all'ennesima potenza.
Ecco, c'è questa cosa Sì. anche che forse non abbiamo sì, mai specificato, no? Però le senti molto più profondamente, molto più sensibili, molto più... Molto più oneste, Esatto. molto Mm. più altre rispetto al carattere della persona. Della persona, esatto. Anche sì. Va bene. Mhm. Manuela e il cluster, cosa vogliono fare? Si vogliono conoscere? Sì. Allora, ha Prego. offerto, cioè praticamente ci ha portato 2 cavalli, anche a noi, anche a me e a te, e lei è sul suo cavallo e stiamo andando nel cluster a cavallo. Mm. Che andiamo a fare? A far mangiare l'erba ai cavalli? No, a ripulire il cluster. Mm. Sta I aprendo il contratti portale se li definitivo. mangiano i cavalli. No, ha creato, Manuela ha creato una specie di ehm, macina che dal Mm. cluster va dentro il portale definitivo. È fatto così. E macina i contratti tutti dentro poi il portale definitivo. Ok, Mhm. mettiamo una Eternum anche E qua. Dimmi. l'Ad Eternum lo sta facendo, è come se non avesse una forma, ma è come se l'Ad Eternum fosse tutta la stanza, quindi parte diciamo dal pavimento, tra virgolette, no? Dalla base, alza la mano e diventa tutta la stanza, diciamo, tutto il cluster Ad Eternum. Sento proprio fin Alta su. vibrazione. Bene. Mhm, mm. Avatar. Era immobilizzato, spento adesso. Via. Ad La Eternum anche qua. definitiva. E fa uguale, parte dalla base. Mhm. Ok, con queste nuove condizioni, le entità eteriche e mentali, il progetto elettrificazione, le abduction che c'erano, e eventuali Mhm. cloni, i siriani, c'è ancora qualcosa? No, Ok, le emozioni a bassa frequenza ci sono ancora? no, no, C'è no, ancora qualcosa che non le interessa? no, no. Vedo, sta facendo una cosa già in eterico. È come, hai presente quelle lavagne magnetiche? Penso che Mhm, siano, no? Dove, sì, che c'era quella specie di cancellino che era una barra lunga, grossa come tutta la lavagna che spostavi e cancellava mhm, la scritta o il disegno. Ecco, lei ha fatto così su tutto quello che c'era prima mhm. e mentre passava questa cosa si sono alzate le vibrazioni del posto, quello dove lei vorrebbe andare, del bosco, no? Di quel Mm. posto lì, La casa con tanto, l'ipoteca. Mm. tanto quanto cioè come se mettesse una ad eternum in tutto lo spazio, però, quindi tutte le vibrazioni di quel posto si sono elevate tantissimo, mentre Quindi, puliva il vecchio. quindi è tornato in auge il posto? Sì, io lo vedo che vibra altissimo con dei colori lucentissimi.
Molto Mhm. bene, nuova frequenza. 381 miliardi. Però, nuova consapevolezza. 215. PSP, 68. 32. vite, 1018. dimezzate e cervello 9,2. 9.7. Ok. Messaggio finale. Dall'addestratore di cavalli, dalla donna dei cavalli. Mm. La PS mi fa proprio vedere che quando lei sarà in questo posto con i cavalli e come se parlasse inglese, vedo che parla inglese anche con altre persone, non so se potrebbe tipo avere a che fare anche con dei turisti inglesi a cui lei parla, non so, fa fare dei giri, non lo so. La vedo che parla inglese con delle persone, il suo cervello mentre è con i cavalli e parla inglese arriva a 12.8. 12.8? Ok, Cioè, bene. Ipoterapia, quindi. mm, Senti, chiamiamo nel cinema Il Congiunto. mhm. Ti dico quello che ho visto? Sì? Allora, mi è venuto che è tipo un agricoltore e vende del fieno. Quindi quello potrebbe essere il collegamento. Ha a che fare con le bestiame? Mm. Con Che i lei cavalli? tipo, no, tipo che lei vuole, quello che mi è arrivato è che compra del fieno da lui, non so, ho fatto una cosa Mm, così, quando avrà i cavalli, una roba così, Va più o bene. meno. Invitiamo tutti quelli che della sua famiglia si sono cinivaccati nel cinema. Se si presentano, passiamo loro tutte le informazioni. Dopodiché ognuno è libero di fare quello che vuole, quindi ce ne possiamo anche... No? Mhm, mhm. Si è presentato qualcuno? Sì, allora vedo i suoi, poi non so, ha un fratello, non so, ho visto Non lo so, non un vedo uomo, Manuela. Mm. Stiamo sul generico, un uomo. sì, un uomo, e che quando prendono le informazioni così, allora le prendono, sono interessati, Mm. ma nel momento in cui le prendono c'è un po' di sofferenza perché c'è troppa disparità di vibrazioni. Ci sono due sorelle, le sue due sorelle uniche. No. No, va bene. Messaggio finale? Vuole aggiungere qualcosa? Allenati, dice allenati ad alzare le vibrazioni. Beh, la vedo, cioè adesso finché non, nel frattempo, cioè con i suoi obiettivi, ok, proprio Mm. davanti, la vedo passeggiare nella natura e imparare, cioè allenarsi ad alzare le vibrazioni, mettere ad eternum, alzare le vibrazioni proprio con le mani, vedo, no? Mentre va nella natura, con i suoi obiettivi davanti. Questo principalmente. Va bene. Mhm. Lei come la vedi? C'è ancora quella vita da addestratore di cavalli? C'è, 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 ma come se fosse solo l'informazione.
nel senso, prima c'era ed era che l'esperienza doveva arrivare alla conclusione per farle arrivare alla consapevolezza tutte queste informazioni, no? Mm. Quindi è come se adesso fosse conclusa, ma rimane ancora in stand-by, come se fosse in stand-by eh, per far sì che lei possa accingere altre informazioni man mano che va verso il suo obiettivo. Ecco. Quindi direi di sì, c'è con quello scopo lì. Va bene, abbiamo finito. Mhm. Disconnettiti da tutto e tutti, continuiamo la registrazione. Dimmi quando sei pronta. Ok. Conto da 1 a 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Apri gli occhi. Buonasera. Ciao. Come stai? Bene, bene. Manuela, attiva il tuo microfono, prego. Tu la vedi? No. Ah. Sì, le è caduto il tablet adesso col telefono. Manuela, se attivi la cam, Eccomi. Oh, devi attivare la cam. ci sei. Allora, no, il problema è che mi sono trovata di colpo che il tablet si è bloccato, meno male che ho Skype anche sul telefonino, per cui sono riuscita a riprendere subito la connessione, solo che poi non capivo più come dovevo fare, però allora ho detto non tocchiamo più niente. Ecco bene. Siamo ancora in registrazione, vuoi dire qualcosa dentro la registrazione? No, beh, volevo dire che l'unica cosa è che proprio all'inizio questo uomo che sono stata con i cavalli, io non avevo parlato di cavalli, è una mia passione da sempre. Da bambina io disegnavo cavalli dappertutto e volevo il cavallo. E poi non l'ho mai avuto, ho avuto possibilità di acquistarlo, ma non è mai capitato. Insomma, vabbè, poi ho cambiato idea e sono caduta da ragazzina mentre andavo a cavallo durante una lezione, per cui mi sono presa molta paura. Ho sempre questo trasporto verso questo animale, però più come rapporto che come dominarlo. Ecco, il Sì, sogno sì. sarebbe proprio quello di poter fare qualcosa con i cavalli. C'è mia nipote, Sì, la ho visto piccola, che che... va a cavallo e in un maneggio, tra l'altro, cioè questo posto che io ho visto, dove c'è questo bosco, dove c'è questa casetta, rimane tra due maneggi. infatti, sì, È sì, proprio c'era in proprio chiaro. mezzo e mia nipote va in uno dei due e fa salto. E lei è anche molto brava, ha appena preso l'abilitazione per guida equestre, quindi ha Ah, 16 ecco. anni. Lei, ecco, io invece mi sono arenata, però cerco di non andargli vicino ai cavalli perché sennò non mi staccherei più, ecco. E quindi, cioè io quando parlo il cavallo profuma per me, io lo sento profumato, non lo sento puzzolente, no? L'odore di cavallo, no, per me è profumo, questo profumo che ha, quando il fiato gli esce dalle narici, ha questo profumo di fieno. È una cosa che non so spiegare, ecco. E comunque è bellissima questa cosa, mi ha colpito tantissimo, mi ha emozionata tantissimo. Bene. Proprio come inizio è stata proprio una bella botta. Sì. Ti vedevo ancora all'inizio, infatti ti avevo visto No, mi è molto... venuto anche insomma il magone in senso buono perché quello che diceva Elena rispecchiava quello che io sento verso questo animale. In generale un po' tutti gli animali mi attraggono, io mi trovo meglio con gli animali che non con le persone. Mi rendo conto di avere un rapporto più diretto, ecco, ci sto meglio. Va bene, vogliamo aggiungere qualcosa in registrazione o chiudo? No, al momento non sono stupita
della mia vibrazione. Ecco, io ero convintissima di essere proprio quasi, No, ma sì, ero anzi, proprio sei convinta. tutta bella pimpante in Mm, gamba, Mm, cioè, no? Io non sono sì. molto stupito. E poi hai cambiato la fiamma nell'arco di 5 secondi, quindi... vabbè, mm, Allora, mai questa vista questa cosa, cosa. adesso vabbè, poi da Valle d'Aosta non avrei saputo chi, ma il Basso Piemonte uomo, tra l'altro legato al fieno, Ah, non è questa detto che cosa, che lo conosci già, eh? Non è mica detto no, no, questo. però siccome c'è in ballo con delle persone un discorso, un progetto di più che altro di orti condivisi e cose così, Mm, e questa cosa mi ha subito fatto pensare, no? Cioè, dico, caspita, vabbè, comunque vedremo, vedremo, non lo so. Vediamo. Va bene, interrompo la registrazione. Ciao a tutti. Sì.